Amici, come potete ammirare, abbiamo alle nostre spalle una bellissima vista su tutta la valle del Colca. Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in Perù. Sono super emozionato perché infatti è la primissima volta che visito il Sud America, la prima volta per me appunto in Perù. In questo video vi mostrerò tutte le esperienze, tutti i posti fighissimi che visiterò in questo incredibile paese del Sud America. Sono qui da solo, starò qui un bel po' di giorni e se avete piacere seguitemi perché ci sono un sacco di cose veramente fighissime da vedere in Perù. Andiamo! In questo momento mi trovo nel deserto di Huacachina, infatti sono arrivato qui nel primo pomeriggio, stamattina ovviamente sono arrivato con l'aereo a Lima, nella capitale, ma non sono rimasto lì, ho deciso di proseguire subito prendendo un pullman verso Ica, che è un paesino dove passerò la notte questa notte, e adesso mi trovo appunto nel deserto di Huacachina. Huacachina, un'autentica oasi nel deserto, è stata la prima tappa del mio viaggio in Perù. Qui si possono fare attività come il sandboarding o il dune bug. E ammirare tramonti incredibili in un paesaggio pazzesco, con le dune di sabbia scolpite dal vento e in basso un lago in mezzo al deserto, circondato da palme esotiche e qualche hotel. In questo momento mi trovo a Paracas, da qui infatti parte l'escursione che tra pochissimo mi dovrebbe portare nelle isole Ballestas. Pensate che vengono chiamate le Galapagos del Perù per quanti animali ci sono in queste isole, infatti si trovano pellicani, cormorani, i pinguini addirittura, un botto di leoni marini e a brevissimo dovremmo appunto andare in queste famosissime isole del Perù. Lungo la rotta per le isole Ballestas è possibile ammirare il candelabro, chiamato così per la sua forma a tre braccia. È un gigantesco geoglifo, ovvero un'incisione sulla pietra, osservabile su un fianco della penisola di Paracas. Pensate che è alto più di 150 metri e largo 50. Ad oggi non si sa ancora chi abbia realizzato la figura, quando sia comparsa o che cosa significhi. Quella alle isole Ballestas è sicuramente un'escursione che vi consiglio totalmente. Ero un po' scettico all'inizio, però in realtà si è rivelata veramente una bellissima esperienza, vedere tutti questi animali di specie diverse, vivere insieme e convivere tranquillamente da centinaia di anni, fa riflettere ovviamente. È bello, mi è piaciuto tanto. E adesso, terminata l'escursione alle Islas Ballestas, ci dovrebbero portare ancora a vedere la riserva nazionale di Paracas. Quello che sentite in sottofondo è il caos di Ica. Ho passato qui la notte in un bellissimo ostello, pagato 6 euro a notte. Adesso sto andando alla stazione degli autobus Cruz del Sur, che mi hanno detto che è la più famosa e anche quella che ha i pullman migliori, perché passerò tutta la notte sul pullman, perché da Ica mi sposto e vado più a sud, vado ad Arequipa. Sono tipo 12-13 ore di viaggio in pullman. Auguratemi
Buona fortuna! Permettetemi di interrompere velocemente questo video per parlarvi dello sponsor di oggi, che è Holafly. Holafly è un servizio che avrei tanto voluto conoscere e usare quando ero in Sud America, perché infatti vendono SIM virtuali in più di 100 paesi, compreso ovviamente anche il Perù. Ricevere la SIM virtuale è semplicissimo, basta andare al link che vedete qui in questo momento e che comunque vi lascio sotto in descrizione, scegliere il paese che volete visitare e il pacchetto che più fa il caso vostro. Una volta che avrete pagato riceverete un'email sul vostro telefono con un QR code. Dovrete scannerizzarlo, seguire le semplicissime istruzioni e nel giro di un minuto avrete la vostra SIM virtuale da usare immediatamente proprio sul vostro telefono. Io, come vi ho detto, purtroppo non conoscevo questo servizio quando ero Sud America, però l'ho provato in Malesia per ben 2 settimane e devo dire che mi sono trovato benissimo. Il telefono ha sempre preso ovunque, anche in posti sperduti come nelle isole. Ovviamente il vantaggio più grande è sicuramente quello che vi fa risparmiare un sacco di tempo, perché non dovrete andare a comprare la SIM fisica in un negozio fisica, ma ce l'avrete immediatamente sul vostro telefono. Per avere un piccolo sconto durante il pagamento scrivete Battistini tutto maiuscolo per avere un 5% appunto di sconto. Se deciderete di utilizzare questo servizio fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere come vi siete trovati. Adesso direi che noi possiamo tornare alla continuazione del video in Perù. E buongiorno carissimi, dopo più di 12 ore di bus da Ica sono arrivato finalmente ad Arequipa. Pensate che è la seconda città più grande di tutto il Perù, dopo Lima ovviamente la capitale. In questo momento mi trovo nella piazza principale della città, ovvero Plaza de Armas. Sentirete questo nome un'infinità di volte perché praticamente tutte le città coloniali che sono state colonizzate dagli spagnoli hanno come piazza principale la Plaza de Armas. Plaza de Armas ovviamente rappresenta il centro storico e culturale di tutta la città. Quello che salta subito all'occhio è la cattedrale che vedete adesso in questo momento alle mie spalle. Pensate che la cattedrale di Arequipa è la più grande di tutto il Perù ed è ovviamente l'edificio di culto cattolico più importante di tutta la città. Il centro storico di Arequipa è stato dichiarato dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità per la presenza di questi edifici dell'architettura coloniale, e pensate che Arequipa viene chiamata la città bianca proprio perché la pietra che viene utilizzata per costruire tutti gli edifici del centro storico è un particolare tipo di pietra bianca chiamata sillar, un tipo di roccia vulcanica bianca estratta direttamente in questa zona. Ovviamente non si può dire di aver visitato una città se non si visita almeno uno dei mercati che ci sono in tutto il Sud America. In questo momento infatti mi trovo nel mercato chiamato Mercato di San Camilo ed è il principale mercato di Arequipa. Bienvenido Italia! Sì, grazie hermano, grazie mille! Ovviamente la cosa migliore che uno può fare, oltre che venire qua a visitarli, è perdersi in mezzo a tutte le stradine, in mezzo a tutte le bancarelle e ammirare appunto queste scene di vita quotidiana. In questo momento mi trovo nel monastero di Santa Catalina, che è sicuramente una delle principali attrazioni presenti qui ad Arequipa, e vi consiglio assolutamente di visitarlo perché è veramente stupendo. È una città dentro la città, è veramente enorme. Vi consiglio assolutamente di prendere una guida perché almeno così vi spiegano la storia di queste suore che un tempo vivevano qui e che tuttora vivono qui. Mi spiegava adesso la signora, la ragazza che mi sta facendo da guida, che al momento ci sono 16 suore che vivono qui e che non possono avere contatti col mondo esterno, pensate, sono suore di clausura. Il biglietto per noi turisti, per noi stranieri, è di 40 soles, vale a dire una decina di euro, 10 euro. Invece la visita guidata, se siete da soli come me, costa 20 soles. Altrimenti 10 soles se fate una visita guidata con un tour.
Amici, mi trovo nel punto panoramico di Arequipa, si chiama Yanaguara, spero di pronunciarlo correttamente. Quello che vedete alle mie spalle è il Misti, ovvero il vulcano dal quale si vede proprio dalla città di Arequipa. Pensate che è alto 5800 metri circa. In realtà Arequipa è circondata da ben 3 vulcani. Quello che vedete alle mie spalle, poi ce ne sono altri 2, il Chachani e il Picchu Picchu. Ho appena preso un taxi perché il punto panoramico che vi ho appena fatto vedere non mi convinceva tantissimo, infatti so di un altro punto panoramico dal quale si dovrebbero vedere tutti e 3 i vulcani e adesso il mio tassista mi sta portando lì, pagato solo 6 soles, abbiamo contrattato, sarebbero tipo 1,20 €, una roba del genere. Ok, purtroppo il mirador è chiuso, chiude alle 4, non so perché, vabbè. Comunque mi ha detto che dalla strada si dovrebbe vedere, niente, sto andando lì, poi riprenderò di nuovo un altro taxi per tornare in centro ad Arequipa. Visto che il mirador è chiuso, io ve lo faccio vedere direttamente dalla strada. Quello è sempre il Misti e alle mie spalle quello là dovrebbe essere il Chachani, l'altro vulcano di cui vi parlavo precedentemente. Comunque questo orario è fighissimo, non so se dal video rende, ma i colori sono bellissimi. Da Arequipa ho prenotato un tour di 2 giorni ed una notte al Canyon del Colca, uno dei canyon più profondi di tutto il mondo e altra tappa imperdibile di questo viaggio. Questo tour mi avrebbe portato per la prima volta a superare i 4000 metri di altitudine. Mi trovo nel punto più alto di tutto il tour, a 4910 metri sopra il livello del mare. Si chiama Paso de Pato Pampa. Praticamente questo è il punto panoramico dal quale si vedono un sacco di vulcani. Infatti dovete sapere che il Perù ha ben 400 vulcani, più di 400 vulcani, e soltanto nella regione di Arequipa ci sono ben 190 vulcani. E sono ancora attivi, molti dei quali sono ancora attivi, tant'è che infatti davanti a me ne vedo uno che ha appena eruttato. Alle mie spalle potete ammirare Chivay, la capitale, diciamo la città più grande di tutto il Canyon del Colca. Pensate che il Canyon del Colca è il secondo più profondo di tutto il mondo, infatti la profondità massima arriva all'incirca 3000 metri, qualcosina di più. Stiamo facendo una breve escursione per andare a vedere delle tombe dell'epoca pre-incaica. Siamo ai 3600 metri e devo dire che in effetti quando si cammina comunque si sente la mancanza di fiato. Nulla di più, ci sente solamente che ti manca il fiato. Infatti bisogna fare un po' di pause. Però il paesaggio, guardate alle mie spalle, ci sono queste terrazze del tempo dell'Inca, è fighissimo. Assolutamente, se venite in Perù dovete fare l'escursione che prevede la visita al Canyon del Colca, è stupenda. Buenos dias hermanos, stamattina mi sono svegliato in un paesino in cui probabilmente sono l'unico turista, perché infatti sono ancora nella Valle del Colca. Ovviamente mi hanno lasciato ieri quelli del tour in questo bellissimo paesino dove non c'è nessuno, ci sono solo i locali. Ho una vista, guardate qua, bellissima dietro di me, su tutta la valle, e stamattina, tra pochissimo, dovrebbero venire di nuovo a riprendermi quelli del tour perché dovremmo andare a vedere, se siamo fortunati, non è detto che si vedano, il condor. Il condor è praticamente un animale nazionale qui nel Perù e deve essere un animale maestoso e se siamo fortunati dovremmo vederlo. Probabilmente sono arrivati i miei amichetti a prendermi, sì, sono loro. Andiamo.
Bienvenidos a la Cruz del Cóndor en Perú. Es un hermoso día en la Cruz del Cóndor y no tuvimos que hacer ningún sacrificio para ver a estos hermosos animales que pueden contemplar en este cañón de Colca. Che spettacolo, raga. Ho visto i condor. Ho visto i condor. Non è così scontato vederli, bisogna essere fortunati. Siamo stati fortunati. Buongiorno cari amici, nuovo giorno ovviamente, nuova escursione. In questo momento mi trovo sul lago Titicaca. Pensate che è il lago navigabile più alto di tutto il mondo, infatti ci troviamo esattamente a 3812 metri sopra il livello del mare. Ho prenotato la mia escursione da Puno, dove ho appena passato la notte, e dovrebbero portarci a vedere delle bellissime isole presenti qua sul lago, che sono molto caratteristiche, ma tra poco vi faccio vedere. Adesso partiamo. Il lago Titicaca si trova al confine con la Bolivia. Ci diceva la guida che il 60% del lago appartiene al Perù e il 40% alla Bolivia. Andrea, si dice lago Titicaca. Non Titicaca. No, non Titicaca. Vale. Titicaca. Non so se ve le ricordate, da ieri abbiamo fatto l'escursione sul Colca Canyon insieme, Melissa, Meili, for friends, e Calum, l'inglese, e lei arriva dal Messico. Abbiamo fatto amicizia, abbiamo fatto cena ieri insieme a Puno e adesso siamo qua insieme sul lago Titicaca e lei mi corregge dicendo giustamente Titicaca, giusto? Sì, Corretto? Titicaca. Titicaca, ok. La prima isola dove ci troviamo in questo momento si chiama Isola Uros ed è un'isola galleggiante che pensate che è abitata da più o meno 1 migliaio di persone che vivono prevalentemente di pesca, caccia e di turismo ovviamente. Le isole Uros sono conosciute anche con il nome di Islas Flotantes, ovvero le isole galleggianti, e sono costruite con la canna di totora, una pianta acquatica, e vennero costruite per scappare dal dominio degli Inca, ai tempi ovviamente degli Inca. Buongiorno, Komisaraki, hello. Welcome to Lake Titicaca. My name is Callum. I'm here with my good friend Andrea from Italiano. So here we are at the capital, Lake Titicaca, where you can get a lovely stamp in your passport. Very nice. Beautiful lake, lovely people, all handmade stuff. Beautiful experience. You should come check it out. Yeah! Amici carissimi, in questo momento ci troviamo nella seconda isola più grande di tutto il lago Titicaca, si chiama Taquile e ci troviamo a ben 3870 metri sopra il livello del mare. Come potete sentire dalla mia difficoltà a parlare, siamo abbastanza alti, manca abbastanza il fiato.
Carissimi, spero che questo primo video sul Perù vi sia piaciuto, infatti direi che termina qui sulla bellissima isola di Taquile, il primo video sul Perù. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale perché prossimamente pubblicherò il secondo video sul Perù dove ammirerò, diciamo, le principali attrazioni che ci sono presenti in Perù, le più famose come le Rainbow Mountains, ovvero le montagne colorate, Cusco, la Valle Sacra degli Inca e soprattutto ovviamente lui, una delle 7 meraviglie del mondo moderno, ovvero il Machu Picchu. Ma tutto questo lo vedremo nel prossimo video, quindi se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like, di condividerlo a chi volete, iscrivetevi al canale e quando sarà pronto il secondo video ovviamente ve lo lascerò qua in alto nelle schede e anche sotto in descrizione. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!